Un saluto a tutti dal canale Inverter Clima. Bene ragazzi, abbiamo sul banco una scheda Hisense e se non sbaglio di questa scheda non ho mai fatto un video, quindi forse è la prima volta che faccio un video di questa scheda. Vi ricordo che se vi serve in particolare vedere delle schede Hisense, fate prima ad andare nella playlist del canale. Trovate nel canale la playlist, ci entrate dentro, trovate la cartella Hisense e in quella cartella troverete tutte le schede Hisense di vari modelli. Bene, andiamo a vedere come è marchiata, il codice che ha questa scheda. Vi zoom un po' così potete vedere voi stessi. Questo è il marchio rilasciato sulla scheda. Qui abbiamo un altro marchio che è stampato sicuramente per lo stampo della piastra. Credo che comunque dovremmo fare riferimento a questo che ho fatto vedere prima, ok? Quindi questo qua. Bene, questa comunque è una piastra recente che monta su Hisense e al posto del classico ventilatore a 5 fili monta un brushless a 3 fili. Qui vi ho già collegato le sonde. Bene, andiamo ad alimentarla e andiamo a vedere un po' di test. Per alimentare la scheda in entrata della 220 volt abbiamo il classico cavetto, questo blu. Qui c'è un ponticello che poi va sulla morsettiera, il blu è il neutro ovviamente, il marrò è la fase. Quindi abbiamo collegamento blu e marrò, ci bastano questi due cavetti per alimentare la scheda e collegarli alla 220 volt. Qui abbiamo il cavetto rosa o rosso, un rosso sbiadito, quindi sul rosa, che è la comunicazione, e qui abbiamo un altro cavetto marrò che è sempre la fase, serve per la comunicazione, cui si appoggia il pacchetto dati. In sostanza abbiamo una fase in cui avviene una riduzione di voltaggio in cui si possa appoggiare il pacchetto dati seriale, che in pratica è la comunicazione tra unità esterna e unità interna, c'è in pratica la comunicazione dei due processori. E qui possiamo vedere i due fotoaccoppiatori che sfruttano i dati tra i due processori, quindi il microprocessore si appoggia a questi due fotoaccoppiatori per poter trasferire i dati senza avere un collegamento di voltaggio diretto, ok? Quindi magari più in là faremo un video come funziona la comunicazione, anche se ne ho fatto già qualcosa nel canale la trovate già, intitolato con errore E1. Potete notare come questa scheda manca il connettore rosso in confronto con le altre schede Hisense. Connettore rosso che serve una protezione sul compressore, quindi qui viene a mancare. Ne abbiamo solo 3. Di queste 3 abbiamo il bianco che è il connettore del compressore sonda di scarico, il giallo che è il connettore temperatura ambiente e il nero che è il
connettore della temperatura del refrigerante. Bene, diamo alimentazione. Ok, scheda alimentata. Potete notare che non ho collegato il reattore su questa scheda perché è già presente sulla piastra, quindi non c'è bisogno di collegare il reattore. Molto velocemente andiamo a prendere delle misure. Andiamo sul secondario, troviamo D103 15 volt, D101 12 volt e basta. Poi non abbiamo più diodi perché poi abbiamo un regolatore di voltaggio a 5 volt, infatti entra 12, ne escono 5, che serve per alimentare il processore, la 12 volt che serve per il relè, la 15 volt che serve per alimentare sulla bassa tensione l'IPM e l'IPM del ventilatore, perché questo ventilatore ha anche un IPM. Sul retro della piastra non abbiamo componenti. Abbiamo il LED rosso power che ci indica l'accensione della scheda. Abbiamo il LED che lampeggia, LED 4 verde. Abbiamo 3 LED 1, 2, 3 che sono i LED per rilevare gli errori. Proviamo a staccare le sonde. Il LED 1 rimane fisso, il LED 4 lampeggia. Ok. Sul D404 dovremmo trovare la 15 volt che alimenta, come detto prima, l'IPM del fan. Difatti ce l'abbiamo. Dovremmo averne anche uno sull'IPM del compressore. Ok, perfetto. Adesso andiamo a fare il test sul power del primario. Il power del primario è un TNI 277GN, quindi TNI 277. Abbiamo i piedini 5, 6, 7, 8 che sono al GND e il piedino singolo che è il drain. Andiamo a vedere la presenza della 300 volt. Il piedino numero 2 che è il piedino del power 5,8 volt e il feedback che è 0,9 volt, ok, quasi un volt. Qui abbiamo il circuito del feedback. Vi ricordo che sui connettori delle sonde ci deve essere la presenza della 5 volt. Questo connettore blu è un connettore di test che gli basta fare un ponticello per far partire la scheda senza avere la comunicazione, senza collegare la comunicazione. Possiamo far partire la scheda facendo un ponticello a questo connettore blu. Ok, andiamo a testare l'IPM. In uscita dalle 3 fasi e la presenza della 300 volt. Andiamo sul basso voltaggio dall'altro lato. Partiamo dal basso, 1,2 volt,
primo piedino, 0, 0, 5 volt. Questo è il controllo del processore all'IPM. 15 volt alimentazione dei MOSFET all'interno, poi abbiamo 0, 0 e 0. Tutti questi 0 volt che stiamo vedendo, sono 6 in realtà in tutto, sono il collegamento tra processore e l'IPM, cioè in pratica gli impulsi che devono arrivare per far switchare i MOSFET dal lato gate. In realtà purtroppo su questa scheda non c'è minimo di voltaggio per fare riferimento se le piste sono integre, perché risultano tutte 0 volt. Poi abbiamo 15 volt, ancora 0, 0, 0 volt. Le tre uscite che vanno sul lato dove ci sono questi tre condensori piccoli, la parte di boost, quindi qua dovremmo trovare 15 volt. Ok, perfetto. Bene, in questo modo abbiamo visto che l'IPM è ok. Vi ricordo che per alimentare una scheda sul banco è necessario, soprattutto se non ha il reattore, che potete metterci una lampadina anche sul reattore nel caso fosse in corto la scheda. Quindi è importante mettere una lampadina in serie, ok? Quindi molto molto semplice. Bene, andiamo sul banco simulazione, andiamo a provare la scheda. Mettiamo il dissipatore sulla parte di potenza e andrò a collegare questo ventilatore. Questo ventilatore è un ventilatore a 5 cavetti. Vi faccio vedere la sua scheda che ho rimosso con i 5 cavetti, questo connettore a 5. Vi ricordo che per chi vuole vedere come la differenza e come funzionano quelle 3 cavetti e quelle 5 cavetti, ho fatto un video, lo trovate nel canale o ve lo metto poi alla fine di questo video. Bene, questa schedina andava così, in pratica l'IPM è stato rimosso, qui c'era l'IPM per far girare il ventilatore. Con questa scheda non c'è bisogno perché l'IPM ce l'ha sulla scheda. Ho collegato 3 cavetti direttamente sui 3 avvolgimenti che si trovano all'interno. Qui ci sono i poli magnetici, ok, e devo mettere questa plastichina per isolare. Ok, perfetto. Quindi useremo questo come ventilatore, ok? Ok, collegato tutto, diamo alimentazione. Possiamo vedere che il ventilatore sta partendo piano piano. Che è partito il compressore, Eccolo qui il ventilatore, funziona benissimo. Questo è il connettore del ventilatore. Compressore.
Perfetto ragazzi. Bene, il video finisce qua. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per le notifiche, per quando vi arriverà la notifica nel momento in cui caricherò dei nuovi video. Vi ricordo che alla fine del video vi lascerò l'icona da cliccare sopra per andare a vedere altri video. Bene ragazzi, questo è tutto, buone ferie a tutti, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.